Ciao amici delle piante, oggi iniziamo il plant tour esterno. Ora iniziamo con il mio reparto succulente, quindi andiamo a vedere quali piante ho. Come vi ho scritto sul post, mi scuso per la mia assenza, vi ho dato lì le mie motivazioni, ma finalmente sono pronto a ripartire. Tragedia a parte, ma direi che ci siamo. Quindi andiamo! Allora, la prima pianta che abbiamo qui è un arancio, che ho messo di qua perché sta benissimo come esposizione. Mi sta facendo anche delle piccole arance, quindi sono molto contento. Poi andando avanti abbiamo un'euforbia, che è gigante, e una crassula che è da molti anni che ho. Ho sbagliato un po', l'ho messa subito al sole, infatti qualche foglia si era bruciata, ma per fortuna si sta riprendendo bene. Dopodiché andiamo su. Ne ho poche che non possono stare praticamente tanto al sole diretto. Queste Beaucarne, che sono ancora piccoline. Queste sono tutte piante nuove. Questa Sanseveria e questo, se non erro, si chiama Ripsalis, che anche questo ha patito un po' all'inizio della stagione, ma si sta riprendendo bene. Sotto abbiamo dei seneci e dei curi, si dice in plurale, comunque curi o qualcosa, vi scrivo tutti i nomi ovviamente. Poi abbiamo queste che sono Oia, questa che è un'euforbia marginata. Qui abbiamo un mix tra sedum, crassula, senecio, un'altra crassula. Poi abbiamo il cactus di Natale e quella di cui non riesco mai a dire il nome, Anacamperos o qualcosa del genere. Qui invece abbiamo degli Adromiscus, spero di averlo detto giusto. Questo qui era una fogliolina che non mi ricordo dove ho preso, mi sta nascendo il piantino, quindi meno male. Questo qua invece mi è nato da seme, come questa euforbia marginata, e questa qui è la pianta del frutto del drago. Quindi sono contento, mi è nata da poco e sta già crescendo bene. Qui abbiamo un mix dove vi metterò anche il nome qua e là. Poi abbiamo questa qui che è la Pachyphytum, mi sembra ovata. Vabbè, comunque la mia aveva patito, ha preso la cocciniglia, stava morendo, ho preso più foglie possibili, sono riuscito a farle fare un piantino, quindi almeno ho salvato la pianta. Questa mi è stata regalata dalla vicina, molto carina, che scende giù così. E qua sono le mie calancoe. Queste, una era di mia mamma, una mi è stata regalata, una l'ho salvata io da un supermercato, quindi ho fatto che farle tutte in un bel vaso, l'ho potate il più possibile e infatti si stanno riprendendo, quindi sono contento, una mi è già anche fiorito. Passando più in giù abbiamo un vaso di calancoe sempre, anche questo è un mix. Sembrava avesse patito un po' questa, forse avevo sbagliato l'esposizione, ma ora l'ho spostate e infatti mi sembra che si stiano riprendendo molto bene. Queste invece sono crassule, questa sta letteralmente esplodendo, era la metà un mese fa. Questa qui bellissima. Qui invece sono sedeverie, graptoverie, sedeverie e così via. Anche questo è un po' un mix, ma mi piaceva molto come si presenta insieme, anche se questa era più piccolina, anche questa sta partendo. Qua dietro invece abbiamo delle gasterie che devono stare un po' più all'ombra, quindi sono nascoste lì dietro. Queste sono crassule, sedum, mammillarie e così via, anche questo è un po' un mix. Qua anche ho fatto un mix con questo vaso che era molto carino, l'ho trovato in una fiera. Questa è una piccola talea che ho preso in giro da qualche parte, non ricordo. E qua abbiamo un sedum che prima o poi ci farà la cascata. Questa è una delle mie piante preferite, l'ho presa su Giro Magi online. Questa è molto carina, mi piacciono le boccucce, e questa invece è un Lenophyllum e ovviamente variegato,
è uno degli acquisti migliori che ho fatto perché da tanto che la volevo. Qua abbiamo le crassule di cui avevo fatto il video mesi fa, non so se ve lo ricordate. La mia calanco aveva anche fiorito, ma ultimamente ha perso i fiori. Questa qua aveva filato un po' quest'inverno, ma sono riuscito l'ho potata e adesso si è ripresa bene. Questa aveva patito leggermente anche il cambio di stagione, ma l'ho potata e infatti sta facendo dei piccolini. Poi qua invece abbiamo un semplice vaso di crassule, quindi ne abbiamo un po' di tutti i tipi. Anche questa mi ha perso dopo l'inverno qualche foglia, ma anche questa sta mettendo quelle nuove, quindi sono contento. Passiamo sotto, una delle mie zone preferite, perché qua è il reparto echeverie. Questo è un vaso con echeverie, un sedum, e questo mi sembra sia una o Graptoveria o Graptosedum, comunque ve lo scrivo perché ricordarmele tutte così a memoria non riesco. Questa era una pianta che ho salvato da un supermercato, esattamente come anche questa, ma ci andiamo dopo. È un'Echeveria agosta, si è ripresa benissimo, ora le foglie che sono fortissime, molto belle. Questa è un'Echeveria purpurea. Qua abbiamo altre Echeverie, proprio un mix variegato. Questa qua è magnifica e mi sta facendo anche un piantino, quindi sono contento. Qui abbiamo altre Echeverie un po' più rare, diciamo. Questa qui l'ho presa anche su Giromagi, è un'Echeveria Taurus. L'ho presa perché io sono del segno zodiacale del Toro. Quando ho letto Taurus ho detto ma sì dai, è un'Echeveria in più, va benissimo. Questa è una Golden, se non erro, e questa non mi ricordo il nome, ma anche questa era abbastanza rara. L'ho trovata in una fiera, meno male. Qua abbiamo le nostre Aworzie o Awortiopsis, come questo qui. Anche queste crescono bene, ma non possono stare alla luce diretta. Andando avanti abbiamo questa che era anche malmessa, ma proprio tanto malmessa, un'Echeveria perla di Norimberga. Ora mi sta addirittura facendo il fiore. Queste altre, che questa è una melita se non erro, ed è bellissima. Questa qui era alta così quando l'ho presa, non sapevo neanche se fosse un'Echeveria o meno, e poi è diventata stupenda. Qui abbiamo altre Echeverie con questa esplosa, ci sono però altre Echeverie sotto che, ecco, per fortuna riescono a prendere molta luce, a crescere bene, quindi sono comunque contento. Metti a fuoco, grazie. Altre Echeverie ovviamente, la Riunioni e un'altra che non ricordo il nome, ma ve lo scrivo. Poi abbiamo qua dietro altre Echeverie ancora, due Echeverie Elegance più piccoline e quella pulvinata, mi sembra che si chiami, con i peletti, che è bellissima e mi fiorisce tutti gli anni. Dietro abbiamo ancora delle Aworzie più piccoline. Ok, passiamo sotto. Qua c'è una bella fonte di luminosità tutto il giorno. Oggi è nuvolosa, per questo che ho scelto di fare il video proprio oggi. Qua diciamo che ho tutte le cactacee, quindi passiamo da qua. Ci sono queste qui che sono bellissime, la Spiralis che è stupenda. Altri cactus che vi scrivo il nome perché di tutti non me lo ricordo. Questa invece è una Mammillaria. Qua abbiamo le mie 3 Albuca che vi faccio vedere, macchina a parte. Ho l'Albuca Humilis, Spiralis che è andata un pochettino giù, ma è qui, e l'altra che vi scrivo anche il nome. Altre cactacee molto carine. Questo è un vaso misto. Anche questa purtroppo si è bruciacchiata un po' e non so come mai, perché era già il sole, però ecco, è stato un errore, ma me l'ha fatto in 2 giorni. Poi per fortuna sono riuscito a metterla in un posto un po' più adeguato. Poi abbiamo altre cactacee. Questa qui quando l'ho presa, è per questo che vi dico sempre di controllare i vasi, aveva la cocciniglia alle radici radicale, quindi l'avevo tenuta un po' in isolamento, l'avevo fatto una bella pulizia e tutto quanto, e adesso si è ripresa molto bene, sono contento. Questi sono Astropitum.
cosa di cui vado anche molto fiero. Questo è anche già qualche annetto che ce l'ho. Queste invece, eccole qua, quella è una Euphorbia nerifoglia con altre due che anche lì vi scrivo il nome perché qua diciamo che è un misto tra Cereus, Cerocactus, una mammillaria albuca e così via. Qua c'è il mio olio di perico che sto facendo e quindi andiamo oltre. Abbiamo un'Euphorbia resinifera che ho da tantissimi anni e ogni anno mi fa questi getti stupendi. Poi abbiamo lì dietro anche da tanti anni un'Euphorbia mili, questa era una talea che ci avevano regalato alta così e ovviamente fa sempre fiori, è sempre bellissima. Poi abbiamo questa Portulacaria che anche questa fa i fiori e tra l'altro anche di colori diversi, penso che ci sia più varietà in un vaso, quindi questa non ce l'ho da moltissimo tempo, però mi dà molte soddisfazioni. E anche se non è una succulenta, qui abbiamo un incenso che adesso è allo stato un po' selvaggio, poi mi piacerebbe farlo crescere su verso la porta dello studio che ho fatto io, anche se devo mettere a posto perché si sta staccando un po' la lettera, vabbè, perché qua è l'entrata del mio studio ovviamente, quindi la farò passare leggermente ad arco, la farò crescere un pochettino in su. Passiamo dall'altra parte, abbiamo un aloe vera, scusate il casino ma qua stiamo ancora pulendo, mettendo a posto ovviamente casa. Questa aloe vera è figlia della mia aloe vera che qui, eccoci qua, salutiamo i piedi di Bea, ciao Bea. E quindi questa è la mia aloe vera grande che ha fatto tantissimi piccoli. In primavera li ho divisi e ne ha già altri 6, li ho contati ieri sera, quindi che bello. Poi giù abbiamo quest'altra aloe, una talea di Unopunzia. Queste qua ce l'ha dato un nostro amico che fa parte dell'Adipa come me, poi magari farò un video dove vi spiego bene, quindi lo ringrazierò infinitamente per sempre anche per questo splendido Aeonium. Le Echeveria e le Aeonium sono le mie piante preferite e quindi guardate qua, è meravigliosa. Poi abbiamo questa che non ricordo mai il nome, ma anche questa l'avevo presa per 2,90 € in un supermercato che stava morendo. Si è ripresa, mi ha fatto tutta la fioritura, ora è seccata la fioritura e sta facendo tutti piccoli sotto e infatti si sta un po' schiacciando, penso che devo dividerla e ecco, darle un po' di spazio e travasarla. Questa che non è una succulenta ma fa dei fiori piccolissimi, delicati, molto carini. Poi questa era un'altra pianta che anni fa avevo alta così, preso da un piantino, e ora anche questa è stupenda. Era caduta nel trasloco, aveva rotto praticamente tutte le radici, ma è passato un anno, direi che si è ripresa bene. Questo è sempre un regalo di un altro ragazzo dell'Adipa che si chiama Massimo, è una agave variegata, molto bella, e grazie anche a lui. Poi abbiamo questo sedum e questo Graptosedum che nell'inverno avevo un po' seccato perché avevo sbagliato a metterlo fuori così improvvisamente anziché metterlo in serrafredda, errore mio, ma si sta riprendendo bene, quindi sono contento. Partendo da su, lì dietro abbiamo un senecio carino che sta crescendo, altri Aeonium, ce l'ho, ecco, tutti di tipi diversi. Questi anche molto belli, sono un po' il mio orgoglio. Quest'altra pianta qui che è un Epiphyllum. Qua abbiamo altre calancoe, ma queste patiscono un po' meno il sole rispetto alle altre, quindi sono in una posizione un po' più soleggiata. Questa ovviamente è nuova, queste invece c'erano già nel video, non so se ve le ricordate, così le vedete anche un po' crescere. Poi abbiamo un bellissimo vaso di Opunzie o Astrocilindropunzia, che questa qui ha fatto anche il fiore che ora sta seccando. Belle, crescono. Questa è un'Opunzia stricta che mi aveva patito, l'ho taleata e ha preso, anzi mi sta facendo già i nuovi getti, quindi meno male perché anche questa è una delle mie preferite. Qua sono i nostri primi innesti, questo l'ho fatto io, questo l'ha fatto Luca. Ecco, diciamo che non è stato il massimo
però per essere i primi alla fine hanno attaccato bene, anche se un po' storte, povere piante, però hanno attaccato bene e ora stanno vivendo molto bene, quindi sono contento. Questa non ricordo il nome, mi è stata regalata, aveva perso la punta, vabbè sarà normale, non lo so, sto prendendo esperienza, e poi però mi ha fatto queste due, quindi meno male. Qua è una delle mie carnivore, abbiamo una sarracenia che mi sta facendo tutte le cosette piccole sotto. Questa ce l'ho solo da qualche mese e non l'avevo mai avuta prima, quindi soddisfazioni che arrivano. E anche questa opunzia che ho da qualche anno. Questa qua in realtà ce l'aveva mia mamma, alta 1 metro qualcosa, solo che poi in un trasloco, non so cosa era successo, non mi ricordo, un po' di anni fa, era riuscita a salvare solo una mini talea che poi ho tenuto ed è diventata questa. L'altra carnivora che ho, questa qua è una Nepenthes, e quella che avevo in casa l'avevate già vista, l'ho divisa da tutti i suoi piccoli e adesso sta crescendo anche molto, mi ha fatto nel giro di 1 mese e mezzo praticamente 3 foglie, quindi sono contento. Vedo che ogni tanto patisce un po' sulle trappole, a differenza dell'altra Nepenthes che in un altro posto, perché ovviamente fuori non sapevo bene dove metterle, quindi un po' un esperimento, nel senso che devo conoscere un attimo il mio cortile per sapere bene dove posso mettere le piante. Questo ci vorrà qualche anno magari per capirlo, già ci stiamo facendo un'idea quest'anno che è il primo, però l'altra vedo che secca meno nelle trappole, questa sta facendo più fatica a tenermele su, quindi forse dove ho messo l'altra è l'esposizione ideale poi per questo tipo di pianta. Qua abbiamo le aloe, quindi questo è un vaso tutto di aloe, anche questa ha patito leggermente ma si sta riprendendo. Questa aloe qui e questa qui è un altro regalo di Federico. Queste due sono agave americana sempre variegata, ma queste sono talee che avevo diviso e non erano praticamente radicate, quindi le sto facendo radicare, ma sembra che si siano prese perché questa mi sta facendo una foglia nuova, questa ancora non si sa bene, ma speriamo. Questa è un'altra piccola della mia aloe che era un po' tutta schiacciata, ho voluto provare a salvarla lo stesso. Queste invece sono mammilarie, questa me l'ha regalata il ragazzo di una mia amica. E poi abbiamo qui dei cotiledon. Allora, questi qui sono nuovi. Questo qui invece era diventato un po' grande, rischiava di cadere, quindi l'ho potato e l'ho taleato di fianco, quindi il vaso è molto più leggero perché cresce a una velocità impressionante. Qui invece abbiamo le nostre bellissime euforbie, di tutti i tipi. Vabbè, questa è una crassula Tempio di Buddha, ma penso che la vedete, stava bene in questa composizione, anche se questa era molto più piccola, non lo sapevo, cresce più veloce di quella, e pazienza. Poi abbiamo, questa è un'agave Regina Vittoria, sì, Regina Margherita stavo per dire, un'altra agave. Qua abbiamo ovviamente altre euforbie. Questa è stupenda ragazzi, l'ho pagato 1,20 € in un supermercato, non l'avevo neanche mai vista, euforbia lactea, e guardate che bella. Qui abbiamo, mi sembra che uno sia Stenocactus se non sbaglio, e l'altro non mi ricordo il nome in questo momento, però anche queste sono abbastanza nuove. Qui abbiamo il vaso poco bagnato, cioè meno ancora delle altre, perché ci sono i Militops, la Ferestraria, Menestraria, o mamma mia non mi ricordo. Queste qua diciamo che vanno lasciate proprio un po' più asciutte, poi queste fanno il cambio di foglia, quindi in quel periodo non vanno bagnate, è proprio un vaso che è quasi sempre proprio secco e ha più sabbia e ghiaia che altro. Sotto invece è il turno dei Sempervivum e dei Sedum, o sono prove di salvataggio come questo che il cane mi aveva fatto cadere in fioritura, ho provato a metterlo a parte, vabbè. Questa è un piccolino che era schiacciato dalla pianta mamma, l'ho tolto per non farlo morire, perché poi in giro per il cortile ho altri Sedum, altri Sempervivum, però oggi guardiamo questa parte qui. Questa è una talea che ho preso al mare, ovviamente non è mai successo. Un sedum bellissimo e particolare, appunto 2 prove di salvataggio.
Queste anche erano un po' filate perché era una pianta che avevo in un altro posto un po' dietro, e quindi questi dalla pianta madre uscivano questi che hanno filato un po', quindi ho deciso di toglierli e provare a farli radicare. Questo sembra aver preso molto bene, molto forte, questo anche, questo invece sembra patire un po', quindi non so se ce la farà. Sempervivum, un altro sempervivum, un sedum che ho preso in montagna, molto carino perché è proprio piccolissimo. Poi abbiamo questa piccola questo piccolo Graptosedum Francesco Baldi, che è figlio della mia pianta che avete visto prima, questo Sedum Palmeri che è figlio dell'altra mia pianta, questo Sedum che è figlio della pianta delle mie aiuole. Poi abbiamo questi altri sedum un po' particolari, un po' mischiati, sedum lineare e così via. Perfetto, direi che a parte succulente è finito, spero vi siano piaciute. Mi piacerebbe sapere quale pianta che avete visto oggi vi è piaciuta di più e quale vorreste approfondire magari in un altro video, in un altro momento. Oppure consigliatemi nuove piante succulente da aggiungere proprio qui, mi piacerebbe molto. Quindi alla prossima, un abbraccio, ciao da Cri!